Una moglie tradita, 3 colpi al petto e un segreto che doveva rimanere sepolto fino a oggi. Fuori piove a dirotto. Il mio sigaro si consuma lentamente, come sempre quando i pensieri pesano più del fumo. Ma il caso che sto per raccontarti brucia molto di più della brace che in questo momento tengo tra le dita. Si chiamava Marco Venturi. 42 anni, commercialista di successo, villa in collina, moglie bellissima. Uno di quegli uomini che sembrano avere tutto sotto controllo. Sembrano, perché il controllo, vedi, è spesso l'ultima cosa che perdiamo prima di perdere la vita. Lo trovarono nel suo studio privato, una mattina di novembre. 3 colpi di pistola al petto, nessun segno di scasso. La cassaforte intatta, il portafoglio ancora nella giacca. Non era rapina, non è mai rapina quando si tratta del cuore. Arrivai sul posto insieme all'agente De Santis. La villa era immersa nel silenzio, ma non un silenzio qualsiasi. Quel tipo di silenzio che sa di segreti sepolti e parole mai dette. Marco giaceva dietro la sua scrivania di mogano, gli occhi ancora aperti, fissi nel vuoto, come se stesse guardando qualcosa che noi non potevamo vedere. 3 colpi, ravvicinati. Il killer conosceva il bersaglio, osservò De Santis, inginocchiandosi accanto al corpo. Metodico come sempre, preciso nei gesti, come nei pensieri. Conosceva molto più del bersaglio, risposi. Avevo visto un dettaglio che lui non aveva ancora messo a referto. Sul pavimento, accanto alla mano sinistra della vittima, c'era un foglio sgualcito. Una fotografia. Infilai i guanti di lattice e la raccolsi con 2 dita, come se bruciasse. Ritraeva Marco in un ristorante elegante. Non era solo. La donna che gli sorrideva dall'altra parte del tavolo non era sua moglie. È arrivata la vedova, annunciò De Santis, guardando dalla finestra. Elena Venturi. Entrò come un'ombra vestita di nero. 40 anni portati con eleganza, capelli biondi raccolti in una coda severa, occhi azzurri che tremavano appena. Il dolore sembrava autentico, ma il dolore, lo so bene, può nascondere molte cose. Signora Venturi, la salutai, mi dispiace per la sua perdita. Dovremmo farle alcune domande. Annuì, ma le sue mani stringevano la borsetta con troppa forza, un dolore che trattiene qualcosa, o qualcuno. Il commissario Tortora arrivò nel pomeriggio, portando con sé il peso delle procedure e quella sua aria da veterano che aveva visto troppo. Mr. X, spero che questa volta seguiremo il protocollo, disse, squadrandomi con quello sguardo che conoscevo bene. Naturalmente, commissario. Certo, il protocollo. Elena Venturi ci raccontò di un matrimonio felice. Un marito devoto, lavoratore, premuroso. Nessun nemico, nessuna minaccia. Nessun problema finanziario. Tutto perfetto, troppo perfetto. Vostro marito aveva appuntamenti serali frequenti? Chiesi. Per lavoro sì. I clienti importanti preferiscono gli incontri discreti. Sa come sono queste cose. Mentiva. Lo capii dal modo in cui evitava il mio sguardo quando pronunciò la parola discreti. Ma non era una bugia cattiva. Era una bugia di sopravvivenza. De Santis, come sempre, era già 10 passi avanti. Controllò l'agenda di Marco. Gli ultimi 3 mesi erano pieni di appuntamenti serali, segnati solo con le iniziali CB. Sempre lo stesso ristorante. Sempre lo stesso orario. Chi è CB, signora Venturi? Sinceramente non lo so. Marco non mi parlava mai dei dettagli del lavoro. Un'altra bugia. Ma stavolta i suoi occhi le brillarono di rabbia. Rabbia vecchia, rabbia trattenuta, rabbia con memoria. E fu lì che capii. Non era solo gelosia.
Era qualcosa che bruciava da molto più tempo. Quella sera andai in quel ristorante. Il Giardino Segreto, un locale elegante, troppo elegante, dove le luci sono basse, ma le verità ancora più basse. Il signor Venturi, chiesi al maître, veniva spesso con una certa signora, bionda sui 35 anni. L'uomo esitò. I soldi parlano, ma lo sguardo giusto convince anche senza contanti. E io sapevo essere convincente. Si chiama Cristina Baldi, impresaria, separata. Venivano qui da 6 mesi, sempre il martedì sera, fino alla settimana scorsa. Cosa è successo la settimana scorsa? Hanno litigato, lei è uscita piangendo, lui è rimasto a bere whisky fino a tardi. Prima di andarsene ha detto una cosa strana, quasi sottovoce. Cosa? Chiesi al maître. Ha detto, certe cose non si possono nascondere per sempre. Cristina Baldi viveva in un appartamento nel centro storico. Quando bussai alla sua porta alle 10 di sera, sapevo già che non sarebbe stata una conversazione facile. Era bella, bella sul serio. Il tipo di bellezza che distrae, che confonde, che toglie lucidità. Ma io le domande giuste le faccio sempre, anche quando preferirei non sentire le risposte. Signora, lei sapeva che Marco è stato trovato morto? Le chiesi senza troppi preamboli. Scoppiò a piangere. Non era una scena, era un pianto vero, di quelli che vengono dal fondo dello stomaco. Lo amavo, disse. Lo amavo davvero. So che è sbagliato, so che era sposato, ma... Ma mi dica, cosa è successo martedì scorso? Il pianto si interruppe, come tagliato da un coltello. Mi guardò con occhi diversi. Sembravano spaventati, come se qualcosa le stesse tornando in mente proprio in quel momento. Lui mi ha detto che dovevamo smettere, che sua moglie aveva scoperto tutto, che dovevamo fare come se non fosse mai esistito niente tra noi. E lei come ha reagito? Le chiesi fissandola negli occhi. Male. Gli ho detto che non poteva giocare con i sentimenti della gente, che se mi amava davvero doveva lasciare sua moglie. Lui ha risposto che certe cose sono più complicate di come sembrano. Cosa intendeva? Non lo so, sono andata via. Non ci siamo nemmeno salutati. Ed è stata l'ultima volta che l'ho visto vivo. Il giorno dopo tornai da Elena Venturi. Questa volta ero solo. De Santis non approvava i miei metodi non ortodossi, ma sapeva che spesso portavano risultati. La trovai in giardino. Stava potando le rose con calma, una precisione quasi chirurgica. Le spine non sembravano darle fastidio, anzi, sembrava non sentirle nemmeno. Conosceva Cristina Baldi, dissi. Non era una domanda, era una constatazione. Si fermò. Le forbici rimasero sospese nell'aria come congelate. Sapeva dell'affaire di suo marito da tempo. Le forbici caddero nel terriccio, come una resa, o forse come un segnale. Sapeva anche dove si vedevano e quando. Elena si voltò lentamente. Il dolore nei suoi occhi era scomparso. Al suo posto, qualcosa di più freddo, più lucido, più pericoloso. Marco pensava di essere furbo, disse con voce calma, ma tagliente. Pensava che io fossi stupida, una moglie trofi che si accontentava di tacere e sorridere. Ma lei non era stupida. Ho seguito lui e quella donna per mesi. Ho visto come la guardava, come non aveva mai guardato me, nemmeno all'inizio. Ho sentito le loro telefonate quando pensava che stessi dormendo. E martedì sera? Chiesi. Martedì sera è tornato a casa e mi ha detto che era finita, che aveva chiuso con lei, che voleva ricominciare con me, come se fossimo in un film romantico, come se bastasse dire scusa per cancellare 6 mesi di umiliazioni. Si sedette sulla panchina di ferro battuto. In quel momento, per la prima volta,
Sembrò piccola, fragile. Ma non era debolezza, era stanchezza, di una guerra combattuta in silenzio. Gli ho detto che sapevo tutto, che lo sapevo da sempre. Avrebbe dovuto vedere la sua faccia, la sorpresa, poi la paura, poi la rabbia. Ha urlato che ero pazza, che ero una moglie possessiva e noiosa, che con l'altra si sentiva vivo, per la prima volta dopo tanti anni. E lì ho capito che non era solo sesso, era amore, quello vero. Elena parlava piano, come se stesse raccontando una favola triste a un bambino che non vuole sentire il finale. Sono andata a prendere la pistola. L'aveva comprata lui, per proteggerci dai ladri, diceva. Quando sono tornata nello studio, stava chiamando Cristina. Le stava dicendo che aveva sbagliato tutto, che voleva tornare da lei, che avrebbe chiesto il divorzio. E allora ha sparato, affermai. Sì, il primo colpo è partito quasi da solo. Lui mi ha guardato con quell'espressione stupita, come se non potesse credere che sua moglie, così noiosa, fosse capace di fare una cosa del genere. Gli altri due, quelli li ho sparati perché volevo essere sicura che non mi umiliasse mai più. La pistola dove si trova? Chiesi. L'ho buttata nel fiume quella stessa notte. Pensavo che tanto avreste dato la colpa a qualche cliente scontento, a un debito di gioco. Marco aveva così tanti segreti che uno in più non avrebbe fatto differenza. Chiamai De Santis. Quando arrivò con gli agenti della volante, le posero le manette ai polsi. Elena non oppose resistenza, in silenzio, con lo sguardo perso nel vuoto, come se fosse già stata condannata da molto prima di quella sera. Mentre la portavano via, alzò la testa, si girò verso di me e disse: «Sa cosa mi fa più male, detective? Non il fatto che mi tradisse, ma il fatto che con lei fosse felice, davvero felice, e io non sono mai riuscita a renderlo felice in 15 anni di matrimonio». De Santis scosse la testa mentre l'auto della polizia, insieme alle luci blu dei lampeggianti, spariva nella nebbia. «I tuoi metodi poco ortodossi funzionano sempre», disse. «Ma un giorno mi spiegherai come fai a sapere sempre dove guardare». «È semplice, De Santis. Guardo dove gli altri non vogliono guardare, nelle crepe dell'apparenza, nei silenzi tra le parole, nel posto dove l'amore e l'odio si toccano». La signora Venturi fu condannata a 18 anni per omicidio premeditato. Marco fu sepolto un martedì di novembre, sotto una pioggia sottile che sembrava non voler finire mai. Cristina Baldi si trasferì in un'altra città, portandosi via un amore che non potrà mai dimenticare e una colpa che non le apparteneva. Il tradimento, vedi, non è mai solo tra due persone. È come un sasso gettato nell'acqua. Le onde si allargano, toccano rive che non avresti mai immaginato. Elena non ha ucciso solo il marito. Ha ucciso l'idea che l'amore possa sopravvivere alla vanità ferita, alla delusione, alla solitudine a cui non vuoi più dare un nome. Ma c'è una cosa che mi tormenta ancora. Quella sera, prima di confessare, Elena mi ha guardato e ha chiesto: «Detective, lei è mai stato tradito?» E io non ho saputo rispondere, perché per essere traditi bisogna prima aver avuto il coraggio di fidarsi. E la fiducia, nel mio lavoro, è un lusso che non posso permettermi. Il tradimento ha un prezzo e qualcuno, alla fine, lo paga sempre. La domanda è: siamo disposti a sapere chi?